Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati e benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Due cose importanti prima di andare avanti. Allora, prima, grazie di cuore a tutti i tifosi che seguono questo canale, che mi seguono su tutti i social, che ieri sono venuti al cancello 9 alle ore 19. Grazie veramente di cuore a tutti, è stato bellissimo incontrarvi, è stato bellissimo scambiare con voi un sacco di opinioni sul nostro AC Milan. Purtroppo poi la partita non è andata come ci aspettavamo prima della partita, insomma prima dell'inizio della partita. Seconda cosa, ieri è stata una giornata negativa sotto tanti aspetti, non solo perché abbiamo perso la partita, ma perché sono arrivato a casa qua, mia, sono arrivato alle ore 2:30. C'ho mal di testa, raga, oggi ho dormito pochissimo. Era ieri, chi era a San Siro probabilmente si sarà accorto che non si sa per quale mistico motivo ieri c'era il traffico che era completamente bloccato. Sono arrivato qua a casa, ho messo giù la macchina qua nel parcheggio alle 2:30 di notte, ragazzi, sono devastato, c'ho mal di testa e c'ho bisogno di dormire. Allora, un sacco di cose di cui parlare nel video di oggi, perché veramente mi sono scritto un pensiero, mi sono scritto delle cose, dati, vi devo raccontare un casino di cose. Prima cosa importante che vi devo dire, qualcuno questa mattina, io ho fatto una storia sul mio account Instagram e qualcuno in tanti, devo dire la verità, mi ha detto: Lollo, ma perché non parli della partita? Raga, non parlo della partita perché della partita di ieri non c'è niente da dire. Addirittura ieri nel video post partita ho fatto anche un pezzo in cui dicevo un po' di autocritica di quello che è successo, ma stamattina mi sono rivisto la partita, anche con il mio mal di testa, mi sono rivisto la partita. Raga, la partita al 18° è finita. La partita al 18° è finita, quindi parlare di calcio della partita di ieri, come fai? Non c'è stato calcio, perché la partita è stata completamente rovinata, assolutamente, da quello che ha fatto l'arbitro. Ma adesso ci arriviamo, adesso parliamo di tutto questo. Poi, scusate, prima di andare avanti, raga, lo dico adesso, ricordatevi, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Dai, grazie, 60-70 persone sono iscritte ieri al canale, grazie di cuore, continuate a fare così, lo dico così, all'inizio video adesso, non lo dico più prima della sigla, così almeno lo fate tutti. Iscrivetevi e lasciate like a questo video. Allora, vi leggo delle cosine che mi avete mandato, me l'avete mandate voi questa cosa. 2017-2018 il tuffo di Welbeck, 2018-2019 il rigore inesistente per l'Olympiakos, 2020-2021 gol tolto che sì per fallo di mano inesistente, 21-22 fallo su Benasser a Oporto, 21-22 il rigore inesistente per l'Atletico, 22-23 rigore inesistente per Tomori. Capite che c'è un filo rosso? C'è un filo rosso che segna praticamente tutte le ultime nostre stagioni fatte in Europa, sono state tutte incredibilmente segnate e compromesse da degli errori arbitrali. Ora ve lo spiego dopo nel mio pensiero generale. Io credo sempre nella buona fede dell'arbitro. Io non voglio credere che ci sia, come ha scritto qualcuno, complotti. Io non ci credo a quelle robe lì, ragazzi. Semplicemente nella partita di ieri è stata una partita molto sfortunata sotto l'aspetto arbitrale. Non voglio credere, come ha scritto qualcuno, che ci siano dei complotti, perché sennò smettiamo di guardare il calcio. Ovviamente non è così, non c'è nessun complotto, non c'è nessuno che sta lottando contro il Milan per non farci riemergere in Europa. Semplicemente dal mio punto di vista, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, non credo che ci sia un complotto. Il mio cervello si rifiuta di credere assolutamente questa cosa. Poi vi volevo dire, allora mi sono segnato un pensiero prima di parlare, poi vi devo parlare di Raffaele Leao, vi devo parlare anche di un po' di cose di Paolo Maldini che ha parlato ieri, cose molto molto interessanti. Prima, come sempre, datemi 30 secondi per ringraziare l'app di OneFootball, migliore app per quanto riguarda tutte le notizie di calciomercato, notizie che riguardano in generale il calcio. Trovate le partite in diretta, trovate la Serie A, Serie B, Serie C, tutte le partite, tutte in diretta, potete guardare tranquillamente dall'app di OneFootball. Qua sotto in descrizione trovate il link diretto per scaricare l'app. Cliccate qua sotto, scaricate l'app di OneFootball e come sempre fatemi sapere poi come vi trovate ad usarla. Allora, c'è un pensiero. Allora, vi devo parlare del mio pensiero riguardo la partita di ieri, un pensiero generale riguardo la partita di ieri. Vi devo parlare delle parole di Paolo Maldini, perché ha parlato anche Paolo Maldini. Vi devo parlare poi anche di tante altre cose. Quindi, facciamo così. Vi chiedo la cortesia, ve l'ho già detto prima, di lasciare pollice in su, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Dai ragazzi che dobbiamo arrivare a 30.000. Andiamo in sigla e poi iniziamo a parlare di tutto il resto, perché ci sono un sacco di cose di cui vi devo parlare. Tra l'incazzatura e la
come potrei dire, tra l'incazzatura e il prendere coscienza di quello che sta succedendo in questo momento. Quindi andiamo in sigla. 1, 2, 3, sigla. Oh, scusate oggi se sono un po' lento, ma ho dormito veramente poco. Perdonatemi se magari oggi non sono proprio lucidissimo nel fare dei ragionamenti, ma fortunatamente mi viene in soccorso la cosa che ho scritto questa mattina. Allora, ve la leggo. Come un film già visto. Cioè, il mio editoriale di questa mattina si chiama Come un film già visto. Ciao a tutti fratelli e sorelle, se dovessi dare un titolo a questa parte di stagione sarebbe senza ombra di dubbio infortuni, arbitri e pallottole. Infortuni, arbitri e pallottole, parte 2, 3 o addirittura parte 4. Ho voluto dormirci sopra per cercare di smaltire la rabbia, ma ancora non mi è passata. Quindi vi scrivo queste 2 righe per condividere con voi i miei burrascosi pensieri. Parlavamo di film, il titolo di questo film appunto era Infortuni, arbitri e pallottole. Vi dicevo, perché sì, alla fine sembra un copione già scritto di una commedia vista e rivista già in tanti anni. Perché il Milan arriva a ottobre, iniziano gli infortuni, abbiamo metà rosa fuori nella parte più importante appunto della stagione, andiamo in Champions e veniamo giustiziati da errori arbitrali. Quante volte è già successa, ragazzi, questa cosa? Quante volte è già successa questa cosa? Io parto sempre, quello che vi stavo dicendo prima, dal grande presupposto della buona fede arbitrale, altrimenti, come vi dicevo, non perderei neanche il mio tempo a guardare le partite e a lavorare nell'ambiente del calcio. Quindi, appurato questo, però c'è tanto altro di cui parlare. Mi piacerebbe che Destino, mi piacerebbe una volta cercare di giocare con la mia squadra tipo, senza nulla togliere a Tata, Dest, Ballo e a tutti gli altri. Avere i corrispettivi degli 11 titolari sarebbe sicuramente un'altra cosa, soprattutto quando giochi in Champions e giochi contro squadre fortissime con risorse infinite, perché questa cosa qua noi ce la dimentichiamo. Nella partita di ieri noi abbiamo giocato contro una squadra che 2 anni fa ha alzato la Champions League, stiamo giocando contro una squadra campione del mondo, abbiamo giocato contro una squadra, abbiamo giocato contro una squadra comunque che ha vissuto un periodo in cui faceva fatica, ma è comunque una squadra fortissima. Porca vacca, posso giocare destino, parlo al destino, posso giocare contro questa squadra fortissima una volta posso giocare con tutti i miei 11 giocatori, una volta posso giocare senza avere torti arbitrali, una volta, mi fate giocare una volta contro un top team di Premier League con la mia squadra al completo. Fortunatamente in tutto questo almeno la Dinamo e il Salisburgo hanno pareggiato, lasciando completamente aperta la qualificazione per tutte e 4 le squadre. Quindi ora, in questo momento, serve calma, testa il campionato e poi torniamo a giocarci la qualificazione, che forse sì, il copione della qualificazione, quindi è il film della qualificazione, forse non è ancora stato ultimato. Almeno quello, raga, almeno quello. Perché poi sono uscite pochi minuti fa, poi vi parlo di Rafa Leao e le parole di Paolo Maldini, aspettate. Sono uscite pochi minuti fa, esattamente 4 minuti fa, le parole di Mason Mount, perché ovviamente oggi la stampa inglese ha parlato con Mason Mount e dice: ovviamente Fick era un mio compagno e lo conosco molto bene da molto tempo ed ero affranto, questo lo dice Mason Mount, ed ero affranto per lui per questa situazione, ero molto dispiaciuto. Lui dice, io credo che non ci fosse assolutamente l'espulsione, c'era il rigore. Quello è opinabile, forse sì, forse no. Sono un giocatore onesto, volevo provare a segnare e lui mi ha tirato un po' indietro, ma mi dispiace per lui per quella decisione assurda. È dura. L'ho sentito che cercava di tirarmi indietro, ma stava correndo verso la porta. Quindi non sarei caduto e mi sentivo come se potessi ancora avere l'opportunità di segnare. Quindi sono andato avanti, non ho segnato e poi l'arbitro ha fischiato incredibilmente e ha dato il rigore. Sinceramente sono rimasto sorpreso da quel momento, perché oramai l'avevo superato, non mi aveva fatto fallo e avevo cercato di segnare. Lo dice Mason Mount, raga, non lo dice Lollo. Lollo dici così perché stamattina al bar mi hanno detto ma Lollo, ma tu dici che non era rigore perché sei milanista.
Ma raga, ma no, non lo dice Lollo, lo dice Mason Mount, lo dice colui che avrebbe subito tecnicamente il fallo, che non esiste, avrebbe subito tecnicamente il fallo. Io risponde direttamente a lui. È stato molto difficile, dice Mason Mount, per me vederlo espulso, perché col Milan vuoi sempre giocare 11 contro 11 quando ci sono queste partite. Quindi forse sì, ha rovinato completamente la partita, è stato importante per noi e ovviamente volevamo vincerla. Così che poi alla fine è quello che abbiamo fatto. Ma provo ancora molto rimorso per quello successo con Fick. Lo dice lui, raga, non lo dice Lollo, lo dice Mason Mount. È la risposta a tutti quelli che stamattina mi hanno detto che era rigore. Ma veniamo all'ultima cosa, una delle cose più importanti che vi devo raccontare in questo video, riguarda le parole di Paolo Maldini, perché ieri è passata un po' in sordina questa cosa che sembra che è passata e nessuno se ne è accorto. Ieri Paolo Maldini in prepartita gli chiedono del rinnovo di Rafa Leao e dice: Leao vorremmo rinnovare prima del mondiale. Anzi, a dirvi la verità, volevamo farlo un anno fa e anche 6 mesi fa. Purtroppo non ci sono state ancora le condizioni per farlo. L'idea è di farlo prima della sosta del mondiale. Vediamo che cosa succederà. Parole di Paolo Maldini, attenzione perché sono parole importanti. Riferito a questo, un'altra notizia, perché poi si dà peso, scusate raga, oggi sono incazzato per la partita di ieri, l'avrete capito. Si dà peso, parte dei media danno peso a delle cose che non hanno assolutamente peso, ma quando poi bisogna dare peso invece a delle cose che secondo me meriterebbero assolutamente di finire in prima pagina, non vengono considerate, come queste parole di Rafa Leao. Ma non è l'unica cosa, perché questa mattina, fatemi ritrovare la notizia, questa mattina è uscita praticamente questa notizia per cui era eccolo qua, Leao, eccolo qua. Secondo Record, il TAS ha confermato che il Lille dovrà pagare parte del risarcimento di Rafa Leao allo Sporting. Quindi se prima si parlava di 12 milioni e mezzo, vi ricordate i famosi 12 milioni che poi incredibilmente erano diventati 20, 30, 50 per alcuni organi di stampa, i 12 milioni e mezzo di multa che doveva pagare Rafa Leao, che erano tutti sulle spalle di Rafa Leao, adesso il TAS ieri ha deciso che questi 12 milioni e mezzo non sono più tutti a carico di Rafa Leao, ma come già vi avevo detto qualche mese fa, qualche settimana fa, probabilmente verranno divisi tra Rafa Leao, agente, e appunto il Lille. Quindi capite che prima avere una multa da 12 milioni e mezzo era una cosa, adesso averla di 4 milioni è totalmente diverso, ragazzi, è totalmente diverso, è totalmente un'altra cosa. Quindi quando Paolo Maldini vi dice non c'erano ancora le condizioni per far sì che si potesse pensare al rinnovo di Rafa, magari era dovuto anche a questo. Magari, non lo so, io non sono Paolo Maldini, non so che cosa succede per i rinnovi. Anche ieri tantissimi di voi che ho trovato lì fuori dallo stadio, ma grazie di cuore, tra l'altro vi ringrazio ancora, mi chiedevo: Lollo, ma allora Rafa rinnova? Lollo, non lo so ragazzi, io lavoro lì ma non le so queste cose sinceramente, sono cose che vanno al di fuori di quelli che sono i miei compiti. Quindi il Lille appunto dovrà pagare parte del risarcimento che Leao deve allo Sporting. Bene ragazzi, penso di avervi detto tutto. Fatemi sapere qua cosa ne sapete, cosa ne pensate qua sotto di tutte le cose che abbiamo raccontato in questo video. Siete incazzati come me? Io non l'ho ancora digerita la partita di ieri, perché poi fammela giocare, arbitro. Ma perché mi devi rovinare un'altra partita? Fammela giocare. Ciao Casciavito, un saluto a tutti, forza Milan e come sempre vada via il Kill Inter. Ciao ragazzi, ciao!